Oggi vi porto con me e vi racconto la storia di un altro mio idolo oltre Mikhail Baryshnikov. Con lui abbiamo consumato videocassette intere di Don Chisciotte, di Giselle, di Bayadère, di Corsaro. È il mio idolo davvero. È un nero che per me brilla e illumina il cielo. Sto parlando di Carlos Acosta. Carlos Acosta è la dimostrazione vivente che la danza può salvarti. Non metaforicamente, non artisticamente, ma davvero. Può prenderti da un'infanzia difficile, da un quartiere ai margini e portarti in cima al mondo. Carlos nasce a La Habana, Cuba, il 2 giugno 1973, in una famiglia poverissima. È l'11° figlio, sua madre è malata, suo padre è un camionista rigido e severo, ma anche visionario. Ed è proprio lui un giorno a portare Carlos in una scuola di danza. Non perché il ragazzo amasse ballare, anzi, da bambino Carlos odiava la danza. Sognava di diventare un calciatore, di giocare per strada, di correre libero. Invece si ritrova chiuso in una sala di danza, tra esercizi alla sbarra e disciplina ferrea. Ma è proprio lì, dove era costretto a stare, che trova qualcosa di profondo. Inizia a scoprire un linguaggio che non è fatto di parole, ma di forza, di ritmo, di resistenza. Un linguaggio che giorno dopo giorno comincia a diventare suo. Carlos studia con fatica, spesso senza scarpette, saltando le lezioni, disilluso. Ma ha un talento raro bruciante, un corpo che vola, una muscolatura esplosiva e una musicalità naturale. A 16 anni vince il Prix de Losanna, uno dei più importanti premi internazionali per i giovani danzatori. È un punto di svolta. La stampa lo definisce una stella emergente, ma lui ancora una volta resta con i piedi per terra, con la mente e il cuore rivolti a Cuba. Dopo il premio viene invitato a danzare con l'Houston Ballet, poi con l'English National Ballet e infine con il Royal Ballet di Londra, dove resterà per oltre 10 anni come principal guest artist. In questi anni Carlos incarna i ruoli maschili più iconici del repertorio classico. Ma la sua arte non si limita alla tecnica impeccabile o ai salti impressionanti. Carlos Acosta incarna il personaggio, lo vive, lo respira e il pubblico lo sente. Pensate che Carlos Acosta è il primo grande étoile nero a dominare la scena classica europea. E questo ha un peso che Carlos affronta con fierezza e responsabilità. In un mondo ancora legato a rigidi canoni estetici, lui porta il suo corpo, la sua identità e la sua storia. E lo fa senza mai rinunciare a essere se stesso. Nel 2007 pubblica la sua autobiografia Nowhere Home, dove racconta in modo crudo e poetico la sua infanzia, le difficoltà familiari, la povertà, l'abbandono e la redenzione attraverso la danza.
È un libro che commuove, che spiega quanto il successo spesso nasca dalla sofferenza. E nel 2018 la sua vita diventa anche un film, Yuli, un film struggente nel quale Carlos interpreta se stesso da adulto. È un viaggio nella sua anima, nel suo corpo, nelle sue radici. Ma il suo legame con Cuba non si spezza mai. Al contrario, si rafforza. Carlos fonda Acosta Danza, una compagnia che unisce danza classica e contemporanea e che offre possibilità concrete ai giovani ballerini cubani. Restituisce ciò che ha ricevuto, è la sua missione. Ristruttura un vecchio teatro, investe nel futuro della danza nel suo paese. Non è solo un danzatore, è un costruttore di ponti ed è un simbolo per Cuba. Nel 2020 viene nominato direttore del Birmingham Royal Ballet, uno dei teatri più prestigiosi del Regno Unito. Qui porta avanti la sua visione artistica, la sua passione per l'inclusività, la sua volontà di modernizzare il balletto senza tradirne l'essenza. Carlos Acosta è un leader carismatico, capace di unire rigore e umanità. Ha cambiato le regole e ha dimostrato che la danza classica non è un privilegio per pochi, ma una possibilità per chi ha talento, determinazione e cuore. Ha danzato con il corpo e con la vita e ogni suo salto, ogni suo gesto raccontava una storia. La storia di un bambino che non voleva ballare e che è diventato uno dei ballerini più grandi della storia del balletto classico. Per me, personalmente, Carlos è stato un faro, una delle figure che mi ha spinto a credere nella danza come vocazione, come strumento di trasformazione, come linguaggio che non mente. Guardarlo danzare e vedere la lotta e la poesia fondersi in un unico respiro e vedere la danza diventare verità. Se oggi racconto questa storia è perché credo che ognuno di noi possa riconoscersi almeno per un momento in quel bambino ribelle e capire che anche quando tutto sembra contro di te puoi ancora scegliere di volare. Carlos Acosta non è solo una stella del balletto, è un esempio di coraggio, resilienza e autenticità. E io non posso che dirgli grazie. Se ti è piaciuto questo episodio, allora non aspettare, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina e segui tutte le altre puntate di Le Stelle del Balletto. E come dico sempre, buona danza!